Ciao a tutti, sono Carmela. Ciao a tutti, sono Andrea. Dai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salve a tutti, mi chiamo Franco, qua c'è mia moglie. Ciao, Alide. noi siamo di Mantova, siamo venuti qua circa 1 anno e mezzo fa e abbiamo deciso di venire da quando lui è andato in pensione e a stabilirci qua e ci troviamo benissimo anche perché c'è parecchio sole, come vedete, non c'è umidità come c'è lì in Italia e neanche la nebbia. Veniamo dall'Italia, io arrivo da Valenza, prima facevo l'orefice e con i vari alti e bassi del lavoro abbiamo deciso, dopo un paio d'anni di riflessione, abbiamo deciso di fare questo passo e trasferirci qui alle Canarie. Prima siamo venuti almeno qualche anno in vacanza, ad agosto, almeno 2 o 3 anni. E subito siamo andati a Gran Canaria perché il lavoro era là, però il nostro cuore era un po' più qua perché ci piaceva di più quest'isola più selvaggia, no? Come poi è venuta fuori l'occasione, dopo 9 mesi ci siamo trasferiti qua e qua si sta bene perché la vita è, il ritmo è diverso, il lavoro non è come in Italia, è Lo più stile di vita. lo stile di vita è più Assolutamente più sciolto. più sciolto, ecco. Sì, più libertino. Niente, si sta bene, si sta veramente bene. Niente, hai finito di lavorare e dici che facciamo? Ma sì, andiamo un po' alla playa e vai a passare magari il pomeriggio in spiaggia. Il clima è sempre Il così. clima è l'eterna primavera, quindi è veramente... Noi siamo qui da circa 1 anno e mezzo, siamo venuti appunto dall'Italia, da Mantova. Io lavoravo presso una mensa e lui lavorava prima in industria metalmeccanica e adesso è andato in pensione e abbiamo deciso appunto di venire qua. A te? Io lavoravo in un'industria metalmeccanica di Mantova, la Bellelli. Ci sono stato per 30 anni e dopo basta. Abbiamo deciso di trasferirci e siccome che l'isola la conoscevamo già, abbiamo fatto questo passo. Io facevo la colf, lavoravo nelle famiglie a Valenza e facevo la colf. Sono stata 10 anni con queste famiglie, poi appunto quando ho avuto problemi di lavoro lui, allora niente, abbiamo pensato Di fare questo di passo. fare questo passo. Chi l'ha proposto? Sì, è stata più decisa lei, io ho Sì, sempre sì, un sì, po', assolutamente. un po' paura, sai, il passo, se come Sì, va. sì, quando l'ultima volta è rimasto così appunto, no, stavolta mi licenzio, vedrai che vengo licenziata di qua e di là, allora ci siamo trasferiti il 5 gennaio del 2018 e siamo stati appunto a Gran Canaria per 9 mesi. Noi qua a Fuerteventura la prima volta ci siamo venuti nel 2003 e poi ci siamo stati altre 4 volte. La sesta è quella definitiva. La figlia è arrivata qua da qualche giorno, anche loro hanno deciso di trasferirsi come noi, anche loro non sentono per niente la mancanza del freddo, dell'umidità che c'è da noi in Italia. Con la scusa che lui ha sempre sognato, anch'io praticamente, di venire qua ad abitare, appunto per il clima che si sta bene così. Dovevamo aspettare lui che andava in pensione, io non sono ancora in pensione e niente, siamo tutti qua.
Nostra figlia ci ha appena raggiunto, che anche loro avevano un lavoro e hanno deciso appunto di venire qua e cercarsi un lavoro qua. Valenza nel settore dell'oreficeria è specializzata nell'artigianato, adesso ce ne saranno un po' meno, però c'erano più di 1000 laboratori, grandi e piccoli, e quindi lì o fai l'orefice o fai l'orefice, quindi c'è solo quello lì. E poi dal 2008 in avanti, insomma, le crisi sono sempre aumentate. Nei 30 anni ho cambiato anche per fare esperienza un po', perché gli alti e bassi, un po' per fare esperienza ho cambiato almeno 5-6 laboratori, no? Poi dopo qualche anno che ero lì, magari 7-8 anni così, calava il lavoro, dovevano fare riduzioni di personale, allora un po' di cassa integrazione, poi si rientrava, e nel 2017 era l'ennesima volta, almeno era la terza, quarta volta, e ormai ero già sulla cinquantina Non si trova più lavoro. Non si trova, si fa più fatica poi No. E allora, venendo in vacanza qui alle Canarie, ci pensavamo già, infatti ci hanno detto che ci vuole coraggio, siamo stati per mollare tutto proprio. Sì, no, abbiamo Amici, fatto su tutto. Abbiamo fatto su tutto. Tutto, servizi di piatti, bicchieri. Abbiamo tutto. fatto un container e avevamo 33 colli, quindi. Sì. I parenti, per esempio, l'hanno presa bene, anche perché mi continuano a messaggiare e come va, come non va, lì c'è sempre caldo, lì in Italia invece c'è un freddo. E dopo devo aggiungere anche che qua l'isola ha di quelle spiagge che sono fenomenali. Sono molte belle, grandi. Da nord a sud. In Sì, in Italia Italia i nostri amici, amici, sì, assolutamente sono tutti felici per noi, e così nel frattempo ci vengono pure a trovare, e niente, sì, assolutamente. Mio nipote, il più grande, Personal il trainer. personal trainer, quando lo zio è rimasto senza lavoro, ci ha detto: ma che cosa ci state a fare qua? Ed è sinceramente stata questo detto qui di mio nipote che mi ha detto no, boh, andiamo, vada come vada, se va bene è bene, se non va bene, sono 4 anni che siamo qui. Adesso qua siamo a Corralejo e siamo praticamente vicini al centro, che si può andare benissimo anche a piedi. Siamo vicinissimi anche alle spiagge, alle dune, che anche lì volendo andarci a piedi si va benissimo. E abbiamo un po' tutto qui vicino. Semplicemente noi la macchina la utilizziamo solo per andare a fare la spesa e basta, oppure per andare in fondo all'isola, a Moroiable, Costa Calma, a fare un giro comunque. Però di solito siamo sempre a piedi. Abbiamo anche le biciclette, ma sinceramente sempre a piedi. A noi piace molto camminare, lui va anche a correre. A Gran Canaria ci siamo stati una volta, ci è piaciuta solo la spiaggia, però come paesino è molto trafficato, sembra di essere quasi a casa. Invece qui c'è molta gente, sì, è vero, però è più tranquilla, non è frenetica, diciamo. È più tranquilla, puoi andare senza problemi. Non darti fretta, in poche parole. Amicizie italiane le abbiamo fatte anche qua, abbiamo conosciuto diverse persone qua dentro il Papagaio, tantissime, diverse anche straniere, spagnole, e pian piano impariamo un po' anche a parlare spagnolo. E qui a Corralejo ci sono tantissimi italiani, è la zona dove ce n'è di più rispetto a tutta Fuerteventura. Tantissimi italiani poi Ma a Corralejo all'interno, dicono il che c'è almeno 10%, il 40%, anche cioè, sì, il 40% eh. sì, perché gli italiani hanno magari aperto delle attività, bar, ristoranti,
abbiamo anche un amico che ha aperto una lavanderia, quelli a gettoni, no? Sì, sì. Parrucchieri, quindi... Poi ci si trovano i negozietti Sì. che sono appunto di italiani, quindi non ti manca l'alimentazione italiana No, perché no. arriva di tutto Anche qua, se quella, quindi anche se quella spagnola canaria sì, è non simile, è male per è carità, simile, però ecco. che ne so, adesso se vuoi il cotechino vai alla bottega e vai a prenderti il cotechino ad esempio, no? Sì, sì. Lunedì ha raggiunto nostra figlia col suo compagno e sono venuti anche loro trasferendosi qua, pian piano faranno anche loro le carte. Questa, adesso che vi presento, questa è nostra figlia e il suo compagno Silvia e Riccardo, che anche loro hanno deciso di venire qua e provare una nuova vita qua insieme a noi, cioè nello stesso paese, qui a Coralejo. Ciao a tutti, sono Silvia, sono appunto trasferita qui da giusto 3 giorni con mio compagno Riccardo, vengo da Mantova, lui è di Verona. Là in Italia lavoravamo, io lavoravo in fabbrica, facevo tramezzini, ho lasciato un posto a tempo indeterminato per raggiungere appunto i miei genitori, anche se volevamo appunto venire l'anno prossimo, ma a causa anche Covid, vaccini, così, e abbiamo deciso di anticipare tutto e siamo appena arrivati a fare le feste di Natale al sole, al caldo, con 20 gradi. Qua di opportunità di lavoro ce ne sono tantissime e siamo anche noi qui al Papagaio, stiamo benissimo, abbiamo appunto le piscine, c'è uno spazio che è grandissimo, l'appartamento è molto bello, già arredato. Io ho lavorato anche come cameriera, come bar, così, quindi ogni lavoro comunque è ben accetto. Mi piaceva anche come barista, comunque a contatto con la gente, ho sempre fatto quei lavori lì e quindi pian piano, adesso che facciamo tutte le carte, inizieremo un po'. Prima di partire abbiamo già iniziato a studiare qualcosina, spagnolo sempre, sì sì, e adesso ci stiamo impegnando a studiare sempre lo spagnolo pian piano e così. Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo, abito a Verona e sono trasferito appunto per uno per il clima e due per comunque la vita frenetica in Italia che non mi piaceva. Ho fatto dei lavori, facevo grano padano io e per 2 anni dopo ho deciso di mollare tutto per comunque sempre trasferirmi qua e per avere una nuova opportunità e per una nuova vita. Ho 33 anni, per me va bene tutto e io mi sono sempre adattato a tutto, principalmente anche sulla meccanica io sono tra virgolette preparato. La lingua la sto studiando, spagnolo e niente. Va da persona a persona. Noi per esempio con 1.000 euro ce la facciamo a vivere, tra mangiare, pagare le spese, dipende dalle esigenze poi, c'è quello che magari è più esigente, spende di più. Però perché qua ci sono 2 modi magari, ci sono gli affitti che hanno incluso le utenze Come il nostro come qua, no? Come qua al Papagaio, in altri posti, anche lì al Tamarindo, che è acqua e luce, che poi qui c'è. Poi invece ci sono anche in Coralejo, Puerto del Rosario, negli appartamenti così, allora le utenze sono fuori dall'affitto. Però insomma poi lì va a consumo, lì va poi a consumo, dipende, ma cioè. Poi i proprietari, chi compra, poi hanno, vabbè, loro non hanno poi vabbè, l'affitto, hanno magari i rifiuti con le spese annuali, i rifiuti, una tassa comunale, però sono sempre più basse che in Italia. Lì ci sono, diciamo, quello che non c'è qua è il canone della televisione, ecco, però i rifiuti ci sono. C'è chi anche al gas, ci vuole però la bombola, sino alla maggior parte luce e acqua. Poi
i rifiuti, poi c'è il bollo della macchina, l'assicurazione, Sì, ma che però sono più bassi, è tutto lì, è per quello che uno ce la fa, che ne so, anche con 1.200, 1.200, poi dipende dalle esigenze, ecco, che uno... Noi siamo andati avanti come eravamo Anche in abituati pandemia Italia, si è diciamo, lavorato come vivevamo meno, in Italia, quindi... però bene o male, insomma, con quel poco che si faceva. L'isola che è selvaggia, le spiagge, il paesaggio, La bellezza è questo, è il c'è chi bruno, piace e chi non il piace. deserto, la sabbia che non brucia, Non scotta, specialmente quella delle dune, Sì. e anche del Cotiglio. Sì. No, è il paesaggio, è il paesaggio. Perché poi le isole sono tutte belle, noi Sì, le abbiamo sì. viste, Noi le le abbiamo 4 viste principali praticamente tutte. sono tutte belle, però Gran Canaria è già più da città. Da città. Torino, Milano, chi magari ha vissuto in una città, il paesaggio, stare lì ore e ore a fissarlo e mi rilassa. Ma anche le persone che sono venute Sì. a trovarci, Sì, sì. amici, parenti, così, appena che poi fai la strada per arrivare qui a Coraleco dall'aeroporto, proprio incantati. È bella Fuerteventura. Anche Lanzarote è più piccola ed è simile a Fuerteventura, in miniatura, un po' più piccola. Però le spiagge che ci sono qua, no? Sì. Nessun'altra Qui sono le isola. spiagge che... Sì. Perché come Il mare isola... verde, il mare smeraldo. Come isola, come dimensione è la seconda più grande dopo Tenerife. Invece come abitanti è la terza, perché c'è Tenerife, Gran Canaria e poi Fuerteventura. Ma come dimensione è già la seconda. Infatti sono da qua andare fino giù a Morosable sono 150 km, quindi è lunga sia il versante di qua che il versante di là. E sono tutte plaie. No, la sicurezza è buona, cioè non è che ci sono cose brutte per strada, no, assolutamente rispetto no. il pedone sulle strisce pedonali, il ciclista che la macchina si sposta di 1,5 metri per superarla, anche la sanità, no, niente. Noi ci è capitato di andare qualche volta Sì. al centro di salute, ma sì, assolutamente. Centro di salute, clinica Parker. Le cliniche poi ci sono, sì, lui ha dovuto fare una risonanza. E poi sono molto... sì, negli uffici sono molto più gentili. Invece in Ma anche Italia nei hanno un supermercati. po'... sono più nervosi, diciamo, ecco, perché magari è il sistema di lavoro che invece qua... No, ecco, qua ti aiutano. come anche al supermercato, hanno un Te la modo... fanno loro la borsa. sì. Cioè. No, sono gentili, veramente gentili. E poi ti salutano sempre. Sì, qua, hola, dove vai, hola, hola. buenos días. Che tu lo conosca o meno, Sì. il saluto. È questo che, oltre al clima, è anche questo che uno sta meglio, ecco. Poi tanta luce, tanta luce per tante ore del giorno. Sì. Altro che vitamina D alla grande. Qua ci sono all'incirca 100.000 abitanti. Sì. E invece già Gran Canaria fa 400.000 solo la la capitale. E poi c'è tutto... Il clima, sì, in quelle isole lì come Gran Canaria e Tenerife, a sud si sta bene, a nord fa più freddo, ci sono dei paesi a nord dove c'era il fratello di Pierangelo, c'aveva 3 o 4 gradi al mattino d'inverno. Era all'interno del Gran all'interno, Canaria, Ingenio, Arinaga, quelle zone lì, no? Qui invece a sud invece era veramente caldo. A sud dove c'è Maspaloma, Playa d'Ingles, lì invece è più caldo che qua, ecco. Qui invece quest'isola, quella di Bello, che è un clima che sembra... primavera e estate, Anche nei periodi più caldi non si va, si arriva al massimo a 30 gradi. Sì. Poi, tranne quando la calima, che la calima fa alzare la però se non c'è la calima è il vento che arriva dal deserto, dal Sahara, no? Dal Marocco, no? È per questo che si sono ed è per quello che si sono formate le dune e allora poi non si vede magari Lanzarote, Lobos, quella nebbiolina, ma poi è tutta sabbia che poi si deposita dappertutto. Sì. Capita
in diversi periodi dell'anno, dura dai 3 ai 5 giorni a seconda, e poi perché ci sono qua i venti Alisei, ecco, è un'isola ventosa, no? Come anche Lanzarote, perché anche Lanzarote è ventosa. E qui il periodo più ventoso è luglio-agosto, infatti fanno i campionati del mondo di kitesurf giù a sud, a Sotavento. I mesi migliori sono settembre-ottobre, cala un po' il vento, Il mare è più il caldo. mare è più caldo perché l'acqua Sì. si è scaldata da giugno, Sì, sì, sì. e le temperature sono proprio ideali Ideali. per fare una vacanza, e poi si può sempre venire. Difficile sudare qua. Ecco, sì, perché È il difficile clima sudare, è, sta veramente è bene. asciutto, Sì, è sì, sì. sempre ventilato. Sì. Noi dormiamo con le finestre aperte tutto Sempre l'anno. così, come le vedi, tutto l'anno. Tutto l'anno. Anche di notte, eh? Sì, 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 sì. Sì, sì, assolutamente. Di notte si va nel periodo più freddo a 13-14 gradi, se no è quasi sempre 17, 18. Mm. C'è poco spazio di giorno 23, 24, 26, 28, secondo il periodo. Questo si sta talmente bene qua L'unica cosa così, al massimo è la famiglia, basta. Che che può mancare magari quel periodo lì che sei un po' giù così e ti manca la famiglia. come però. dicono alcuni o anche in tanti, che l'avessi fatto prima. Sì, questo sì. Col senno di poi, Sì, sì, per sì. dire, anche noi poi abbiamo detto l'avessimo fatto prima. Questo passo di Questo venire passo qua. Almeno di provare a cambiare vita. Prima bisogna provare a venire, Sì. stare o in vacanza o qualche mese, no? Poi girare. non Girare fa- anche le isole. girare no? anche le Perché isole. A noi piace Fuerte, ma magari appunto c'è quello che preferisce Lanzarote, Tenerife. Gran Canaria, Tenerife, perché anche in quelle isole lì ce ne sono di italiani che si sono trasferiti. Sì, sì. E prima fare questo Un passo, sondaggio. ecco, così, e starci qualche mese, ecco, se è un pensionato può stare qualche mese, ecco, 2, 3 così, e vedere. E poi Si decide di se cambiare decide vita. che gli piace, qua sicuramente si sta meglio che in Italia, Sì, ecco, sia a livello economico che anche a livello di salute, ecco. Poi qua il riscaldamento non c'è mai. Il riscaldamento non c'è, il Non riscaldamento c'è non neanche c'è. sospesa. E E quindi niente. Questa è la nostra storia. Grazie a Storia Hunters TV. Salutiamo gli amici di Storia Hunters TV. salutiamo gli amici di Storie Hunters TV. TV. Gracias y hasta luego. Buen día.